FLSUN V400 o Bambu Lab P1P? Questa è la domanda che in tantissimi di voi mi avete fatto in questi giorni sui miei social, Facebook, Messenger, Instagram e YouTube. Dopo aver testato per diversi giorni la P1P e per diversi mesi la V400 dell'FLSUN, posso finalmente darvi le mie opinioni personali su queste due stampanti. Vi elencherò i punti di forza di uno o dell'altra e cercherò di rispondere alla fatidica domanda: quale stampante stampa meglio? Oh, pensiero profondo! Noi vogliamo che tu ci dia la risposta. La risposta alla domanda fondamentale è 42. Sì, cosa? Cosa? Bentornati a tutti, io sono Silver e oggi sul mio canale Silver Coast Lab vedrò di rispondere alla domanda che sta impazzando sui social in questi giorni: quale stampante stampa meglio e quale stampante dovrei comprare tra la Bambu Lab P1P e l'FLSUN V400. In questo video andremo a vedere insieme quali sono dei punti importanti e focali nell'acquisto della stampante e nella scelta. Si inizierà a vedere dall'unboxing, quindi dalla semplicità nel montaggio della stampante, alle prime calibrazioni, quanto sono necessarie, quanto sono difficili, fino a vedere appunto la differenza di prezzo, la differenza di velocità e di qualità di stampa. Andremo ad analizzare anche quali sono gli accessori che compongono la stampante e come possa essere upgradata nel seguito in base al differente livello di utilizzo, e soprattutto cercherò di elencare i punti di forza di una e dell'altra stampante e tireremo insieme le somme cercando di capire appunto quale stampante sia migliore per voi. Ok, il primo punto è il setup. Quindi, come potete vedere adesso nei video che scorreranno qui sopra in pressione, la FLSUN è una stampante delta con un piatto di stampa da 300 mm circolare per 410 mm di altezza dichiarati. Prestate attenzione che non sono effettivamente 410 perché, avendo una struttura fatta a piramide, la parte sopra del nozzle arriverà a circa 380-390 al centro, mentre ai lati sarà un pochettino più basso, circa 370 più o meno, quindi non sono effettivamente 410 mm in altezza. La sua struttura al delta le permette di essere molto veloce e soprattutto di essere molto precisa nei movimenti di stampa curvi, quindi avendo questa testa che si muove in tutte le direzioni e il piatto fermo, è molto indicata per stampe che hanno superfici con molte curve. Quindi nel mio caso cosplay è ottima perché tutte le superfici verranno sempre molto lisce e accurate. La stampante arriva preassemblata, avremo le due basi sopra e sotto e le tre braccia laterali. Il montaggio richiede all'incirca una quarantina di minuti, molto semplicemente bisogna collegare le tre braccia alle doppie basi, poi inserire le assi in carbonio dove viene appoggiata la testa di stampa e collegare la testa di stampa. Infine attaccare lo speeder, che è il cuore della stampante, è il vero e proprio computer. Una volta accesa la stampante, la procedura per la calibrazione è guidata attraverso il software molto semplicemente. Bisognerà installare una probe sotto il nozzle. Una volta avviata la procedura di calibrazione in 4 parti, nelle prime 2 parti con la probing la stampante si va a fare la sua mappatura della mesh bed del level, cercherà tutti i suoi punti e creerà la bed virtuale del piatto. Una volta fatto questo passaggio, semplicemente staccando il probing, andremo a mettere il classico foglio di carta sotto il nozzle e andremo a caricare il nostro Z offset. Questa procedura richiederà all'incirca 5 minuti, non di più, è molto semplice e essendo il piatto fisso è necessario farla una volta sola. Potrete ricalibrarlo dopo diversi mesi se vedete che avete un problema sull'adesione al layer, ma in genere stampanti di questo tipo, una volta calibrato il piatto, potete stare tranquillo per molto tempo. La Bambu Lab P1P invece arriva praticamente già assemblata. Una volta tolta dal box, come vedete ha già tutto il suo frame montato, l'unica cosa da fare sono letteralmente svidare 3 viti, rimuovere il cartone intorno, collegare il tubo PTFE
e accenderla. Il grande vantaggio di questa stampante è l'autocalibrazione. Una volta avviata vi chiederà di collegare la stampante al vostro telefono utilizzando l'account della Bambu Lab e inizierà a farsi una sua calibrazione totalmente automatica. Andrà a prendere i vari punti del bed come sulla V400, dopodiché andrà a fare delle risonanze di vibrazioni per cercare di capire appunto le vibrazioni della stampante in merito a dove si trova, per cercare di annullarle poi in fase di stampa. Questa procedura è un po' lunga, sono circa mezz'ora la prima calibrazione, ma è totalmente automatica, cioè voi avviate la stampante e ve ne andate, tornate e trovate la stampante pronta per stampare. Il bed level è già fatto, non è necessario fare lo Z-offset manuale e il primo layer è sempre garantito al 100%. Questa stampante ha un piatto di stampa di 265x265x265, quindi è un cubo più piccola della V400, specialmente in altezza, ma con questo nuovo sistema di calibrazione lo trovo sicuramente più efficace. Quindi dal punto di vista dell'unboxing e della calibrazione iniziale, sicuramente la Bambu Lab è molto più user friendly. L'accendete, fa tutto da solo, non deve fare nient'altro. La V400 dovete montare qualche vite e qualche asse, roba da poco ovviamente, fare la calibrazione assistita, quindi tutta automatica, l'unica cosa manuale è calibrare lo Z-offset e poi avete finito e siete pronti per stampare. Il prezzo di queste due stampanti. Il prezzo è abbastanza simile fra di loro e sono tutte e due comunque stampanti con fascia di prezzo superiore alle classiche stampanti cinesi, tra virgolette, che si trovano in commercio come Creality, Anycubic, LG, Magician o Artillery, che in genere stanno sui 300-350 euro. Qui parliamo all'incirca di 830-850 euro per la Bambu Lab P1P, prezzi in Italia considerando le tasse. Sul sito la trovate a 630-640 euro, ma dovete calcolare le tasse, quindi arriva circa a 830-840 euro. La V400 attualmente sta sui 940 euro, tutto incluso, comprese tasse, tasse doganali, spedizioni e quant'altro. Quindi diciamo che la V400 costa un 100 euro in più della P1P. La P1P ha dal suo appunto il fatto di essere completamente preparata e assemblata. La V400 ha il grosso vantaggio di avere uno speeder, questo display staccato dalla stampante, che è il cuore vero e proprio, quello che gli permette di raggiungere queste velocità e raggiungere questa precisione molto elevata, grazie appunto al sistema clipper montato all'interno, che è diverso da Marlin montato nelle altre stampanti. Il vantaggio di avere lo speeder compatibile con gli altri modelli dell'FL-Sun vi permetterà di poter collegare questo speeder alle vostre vecchie stampanti della stessa famiglia e godere degli stessi benefici, quindi di una precisione molto più elevata e soprattutto di una velocità di stampa enorme. Non riuscirete a stampare a 500-400 mm al secondo, ma sicuramente sui 300 ci arrivate, perché lo speeder gestirà tutti i calcoli necessari per aumentare questa qualità di stampa. Quindi da questo punto di vista del prezzo, la V400 costa 100 euro in più, ma se avete già un'altra stampante della stessa famiglia FL-Sun, è un grosso beneficio poter collegare con un solo speeder fino a 3 stampanti. La velocità e la qualità di stampa. Qui si assomigliano più o meno come risultato finale, ma si differenziano per i valori. La qualità di stampa, come potete vedere in questi video che sto mandando adesso, è praticamente identica. Entrambe hanno un ottimo risultato sui layer finali, stampando a 0,2 con i loro profili stock. Dal punto di vista delle mod, delle modifiche, degli upgrade che potete montare sulla stampante, il discorso è un po' più complicato. La P1P nasce come una stampante naked delle sue sorelle maggiori, della X1 e X1C, quindi monta lo stesso frame, lo stesso software, a parte per il monitor, ma è stata privata degli optional.
Molti di questi optional possono essere montati a parte, come la ventola ausiliaria e i LED. Altri sono limitati, tipo la camera, non potete montare quella dall'X1 a 1080, ma soltanto quella della P1P che a 720 ha una risoluzione molto inferiore, non è un'ottima telecamera purtroppo. Altri sono completamente assenti, come il LiDAR o i filtri a carbone attivi, non sono compatibili. Il vantaggio della P1P è che molti di questi accessori, questi optional, sono ufficiali Bambu Lab, quindi i vostri upgrade li potete fare tramite il sito ufficiale. Lo svantaggio è che molti di questi attacchi sono proprietari, quindi per esempio la telecamera, se volete controllarla e monitorarla tramite l'applicazione, dovete usare per forza quella della P1P. Non potete utilizzare telecamere esterne se non facendo un vostro circuito con Raspberry o collegandole tramite wifi o in altri modi. La V400 invece dal canto suo, montando un software clipper, è molto più versatile. Qualsiasi telecamera USB collegata allo speeder viene automaticamente riconosciuta e tramite Mainsail, quindi il web service che utilizzerete per stampare online, potete collegare qualsiasi webcam, fare i timelapse e filmare quello che state facendo. Da questo punto di vista è più open source. La Bambu Lab siete più limitati ai prodotti ufficiali, la V400 potete montarci qualsiasi accessorio voi volete. Il LED, potete montare qualsiasi LED perché lo attaccate allo speeder con la presa USB, telecamera idem. Quindi da questo punto di vista è un po' più libera il vantaggio della V400. Dal punto di vista firmware, la Bambu ha il suo firmware bloccato, non potete farci principalmente nulla. La V400 invece vi permette di poter entrare nel firmware dei clipper tramite il computer e avere accesso a qualsiasi setting. Quindi da questo punto di vista la Bambu Lab è un'esperienza un pochino più blindata. Quello è il prodotto, quelli sono gli accessori che potete utilizzare, punto. La V400 dal suo canto è molto più open source, è molto più preparata per essere modificata per gli smanettoni. Potete modificarvi il firmware, potete modificarvi le impostazioni, potete mettere qualsiasi webcam, qualsiasi telecamera, qualsiasi LED. Quindi da questo punto di vista sicuramente se siete persone in grado di mettere mano su questo tipo di cose, la V400 vi darà sicuramente molta più soddisfazione della Bambu Lab, che offre un'esperienza ottima, valida, ma fissa. Uno dei vantaggi che ho riscontrato comunque grazie appunto a questi accessori originali ufficiali della Bambu Lab rispetto alla V400 è stato grazie alla ventola ausiliaria, che con pochi dollari, mi pare in circa 30-39 dollari, vi potete montare una ventola ausiliare sul lato della stampante come la X1C e questo vi permette di avere dei tempi di stampa ridotti. Come avete visto nel Deadpool, entrambi sono stati stampati con profili base, con tutto quanto stock, e la definizione dei layer è molto simile fra di loro, non ho notato grossissime differenze. La differenza l'ha fatta la ventola ausiliaria montata sulla Bambu Lab per questo test, perché ha accorciato i tempi di stampa dalle 7 ore e mezza richieste sulla V400 alle 5 ore e mezza richieste sulla Bambu Lab, quindi quasi 2 ore in meno. E seconda cosa, grazie a questa ventola ausiliare che raffredda, butta aria fredda alla testa del nozzle, vi permette di avere un raffreddamento migliore negli overhangs, quindi dove le zone sono sospese nel vuoto. Infatti, come potete vedere, sotto le braccia e sotto al mento, la Bambu Lab ha avuto una risoluzione e una qualità nettamente superiore alla FL-SAN V400. Quindi, se è vero che stock entrambe offrono la stessa qualità, la Bambu con una semplice modifica di ventola ufficiale e compatibile dal sito della Bambu Lab potete avere un risultato nettamente superiore. Con la V400 montare una ventola simile risulterebbe molto più complicato, perché mentre la Bambu ha la testa fissa e il piatto scende, quindi la ventola buttare in un unico punto, sempre nello stesso punto, in maniera molto più comoda, la V400 ha il piatto fisso e la testa che piano piano va a salire, quindi la ventola dovrebbe in qualche modo seguire la testa di stampa e questo rende il processo molto più complicato. Quindi da questo punto di vista ottima la Bambu, che con questa semplice modifica vi permette di avere una qualità di stampa e dei tempi di stampa nettamente superiori. Ma quindi, per rispondere alla domanda quale delle due stampanti stampa meglio, quale stampante è migliore per me, la risposta è
tutte e due o nessuna delle due. Mi spiego. Sono due stampanti molto simili fra di loro, ma con due strade che prendono due strade diverse in base all'utente che la sta utilizzando. Se vi serve una stampante che abbia un piatto di stampa alto per stampare oggetti molto grossi, come ad esempio facevo con il cosplay, elmi e cose varie, la V400 sicuramente può essere più indicata. Ha un piatto di stampa maggiore, soprattutto in altezza, la testa delta è molto più indicata a stampare oggetti curvilini di una Bamboo. D'altro canto la Bamboo offre un'esperienza stock impeccabile. Non avete problemi di livellamento del piatto, non dovete fare assolutamente nulla se non accendere la stampante e premere stampa. Quindi da questo punto di vista è molto più plug and play. Il grande punto di forza della Bamboo sono i suoi accessori compatibili e testati, ma anche secondo me quello che potrebbe essere anche il punto debole. Siete vincolati ai loro sistemi. Nozzle, ventole, tutto quanto è proprietario della Bamboo. Se volete cambiare il nozzle dovete comprare per forza da loro. Costano molto poco indubbiamente, però comunque siete vincolati ad utilizzare i loro prodotti. Fino ad ora non ci sono pezzi compatibili. Camera, luce, tutto quanto fatto dalla Bamboo. Anche la MS è un ottimo sistema per il multicolor che la V400 non ha, ma quella è una cosa esterna che non riguarda fisicamente la P1P, quindi non ne parlo in questo video, ne parlerò in un video a seguito probabilmente. La V400 invece, essendo open source Clipper con uno schermo esterno che monta delle porte USB, vi permette di sbizzarrirvi con modifiche hardware e software. Potete personalizzarvi il firmware, potete personalizzarvi l'esperienza di stampa con le macro, potete veramente fare la stampante, la V400 e renderla adatta a quello che serve a voi. Quindi, per riassumere, se siete una persona alle prime armi, prima stampante in assoluto, volete una stampante che premete un tasto e le fa tutto da solo senza dover stare a perdere tempo, P1P sicuramente è un'ottima scelta. Avete necessità di stampare oggetti più grandi o comunque siete persone in grado di poterci mettere mano sulla stampante anche in seguito, anche grazie alla community che è molto attiva, per potervi personalizzare la stampante sia a livello firmware che a livello hardware con modifiche aggiuntive che migliorano l'esperienza di stampa e la rendono più gradevole, più veloce e più efficace, allora la V400 sicuramente potrebbe essere la scelta più adatta a voi. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un bel mi piace a questo video e fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete la V400, la Bamboo Lab, tutte e due o se avete intenzione di comprare una o l'altra. Se avete domande specifiche scrivetele qua sotto, cercherò di rispondervi il prima possibile. Detto questo, un abbraccio, ciao!